In questo video parliamo di tre verbi molto simili in italiano e che sono motivo di traumi, disastri, crisi, incubi per molti studenti di italiano. Parliamo dei verbi potere, riuscire e sapere. Questi tre verbi sono verbi molto simili perché tutti e tre indicano la capacità o l'abilità di fare qualcosa, ma il loro uso è un po' differente, anche se a volte è veramente molto simile. Cominciamo con il verbo potere. Il verbo potere indica la possibilità, no? Come dice la parola, potere indica la possibilità di fare qualcosa. Quindi la capacità è intesa come la possibilità di fare qualcosa e questa possibilità dipende da altre persone o da una condizione esterna. Vediamo degli esempi perché sarà sicuramente più chiaro con gli esempi. L'epidemia è finita e quindi possiamo uscire. In questo caso significa che abbiamo la possibilità di uscire perché l'epidemia è finita. La possibilità di uscire dipende da una condizione esterna. L'epidemia è finita. Oppure, non posso urlare perché sono in ospedale. In questo caso non ho la possibilità di urlare al telefono perché sono in ospedale. La possibilità di urlare dipende dalla condizione esterna. Sono in ospedale e non posso. I bambini non possono entrare al Luna Park senza i genitori. Questa frase indica che i bambini non hanno la possibilità di entrare al Luna Park senza i genitori, quindi la possibilità di entrare dipende da altre persone, dalla presenza dei genitori, ma anche da una condizione esterna, che è una regola. C'è questa regola. Posso chiederti un favore? In questo caso sto chiedendo un permesso, la possibilità di avere un favore che dipende da un'altra persona. Quindi il verbo potere indica la possibilità o l'impossibilità di fare qualcosa che dipende da altre persone o da una condizione esterna. Non posso andare al mare perché piove. La condizione esterna, la pioggia, mi impedisce di andare al mare, non mi dà la possibilità di andare. Passiamo al verbo riuscire. Il verbo riuscire è molto simile a potere, ma include una sorta di sforzo fisico o mentale della persona. Non riesco ad aprire questa porta. Non riesco ad aprire questa porta. In questo caso c'è uno sforzo fisico, un'azione fisica di aprire la porta. Non indica un'impossibilità, indica che io non riesco, provo ad aprire ma non riesco ad aprirla, c'è un impegno fisico. Non riusciamo a capire la differenza tra imperfetto e passato prossimo. In questo caso c'è uno sforzo mentale, non riusciamo a capire la differenza fra imperfetto e passato prossimo. Include uno sforzo mentale. Questa è la distinzione fondamentale fra potere e riuscire. Potere è focalizzato sulla possibilità di fare qualcosa. Riuscire è focalizzato sull'azione mentale o fisica di fare qualcosa. Sono riuscito a superare l'esame. Significa che ho studiato, c'è uno sforzo mentale, quindi coinvolge uno sforzo mentale della persona. Sono riuscito a superare l'esame. È importante ricordarsi che il verbo riuscire richiede sempre la preposizione a. Non riesco ad aprire questa porta. Sono riuscito a superare l'esame. Quindi riuscire a. Passiamo ora al verbo sapere. In questo caso sapere non significa avere informazioni, ma parliamo di abilità apprese,
qualcosa che ho imparato a fare. Io so guidare gli aerei. Significa che io ho imparato a guidare gli aerei e adesso so guidarli. Io so giocare a pallavolo perché ho imparato, è un'abilità appresa. Io so scrivere perché da bambino ho imparato a scrivere. È un'abilità appresa. Ovviamente ci sono dei casi in cui l'uso di questi verbi è veramente molto simile, ma dipende da dove mettiamo l'attenzione. Vediamo questi due esempi. Non posso andare al mare perché la mia macchina è rotta. Oppure, non riesco ad andare al mare perché la mia macchina è rotta. Il risultato è lo stesso. Io non andrò al mare, purtroppo. Ma l'uso dei due verbi è un po' differente, dipende da dove mettiamo l'attenzione. Nel primo caso, non posso andare al mare perché la macchina è rotta, concentro l'attenzione sull'impossibilità di andare al mare. Non ho la possibilità di andare al mare e questa impossibilità dipende da una condizione esterna. La macchina è rotta, quindi per me non è possibile. Non riesco ad andare al mare perché la macchina è rotta fa riferimento all'azione fisica di andare al mare, quindi l'incapacità fisica di andare al mare, di mettermi in macchina, guidare fino al mare. Quindi il significato e il risultato sono gli stessi, ma l'attenzione è focalizzata su due punti differenti. Questo è uno dei casi in cui veramente l'uso di due verbi, come potere e riuscire, è molto simile. Com'è andata? Spero di essere stato abbastanza chiaro perché l'uso di questi tre verbi può essere molto complicato, soprattutto se la tua lingua è l'inglese, perché in inglese questi verbi sono tutti tradotti con can. Fammi sapere se sono stato abbastanza chiaro. Puoi scrivere anche delle frasi nei commenti qui sotto per esercitarti nell'uso di questi verbi. Leggerò i tuoi commenti e ci vediamo molto presto.